Oggi vedremo come parlare in italiano senza paura. Parlare una lingua straniera è molto simile a giocare una partita di tennis. Ogni partita è infatti composta di due parti, una esteriore e una interiore. Il gioco esteriore si gioca con un avversario esterno. Il gioco interiore si svolge nella mente del giocatore ed è una partita contro il dubbio, l'insicurezza, l'ansia. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Dentro di noi ci sono due voci che combattono continuamente. Una ci porta verso il successo, l'altra invece ci crea molti problemi. Il nostro cervello, infatti, come ci dice Tim Gallwey, che è l'autore di questo libro, Il gioco interiore del tennis, testo fondamentale per chi si occupa di coaching, è diviso in due parti. Da un lato c'è il cervello pensante, fornisce istruzioni e ordini, giudica e rimprovera, è il cosiddetto thinking brain, e dall'altra c'è il cervello performante, performing brain, che è la nostra parte inconscia, quella automatica. Il cervello pensante spesso interferisce sul cervello performante, fondamentalmente perché non si fida del cervello performante. Questo è un po' quello che vedo nei miei clienti, che tendono a censurare quello che vogliono dire, nel senso che c'è una parte che vuole controllare, che vuole essere sicura di parlare, che vuole riflettere prima di aprire bocca, proprio per avere il controllo sulla situazione. Ebbene, è proprio il cervello pensante che sta controllando il cervello performante. Ma quando il cervello pensante si fida e lascia fare al cervello performante la sua parte, di solito la fa molto bene. Vedo infatti degli studenti che parlano molto bene quando smettono di pensare in particolar modo alla grammatica e sono focalizzati semplicemente sul comunicare. Ma che cosa possiamo fare concretamente affinché il cervello pensante non blocchi il cervello performante? Risponderemo subito a questa domanda. Prima di farlo, però, ti invito ad iscriverti a questo canale e naturalmente anche ad attivare la campanella, così riceverai notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. E se lo vuoi, iscriviti anche alla mia newsletter Confessioni di una Language Coach. Lo puoi fare direttamente sul mio sito elisabetamaccani.com. Il punto di partenza è certamente quello di essere consapevoli di ciò che avviene nel nostro cervello. Ciò significa riconoscere che c'è una parte di te che vuole avere il controllo della situazione e che vuole appunto giudicare il tuo modo di parlare. Serve una concentrazione rilassata, ma come si ottiene? Con 4 strategie. Immagina ciò che desideri, come vorresti parlare. Osserva il tuo modo di parlare senza giudicarlo. Impara ad avere fiducia nel tuo modo di parlare in modo spontaneo e quindi nel tuo cervello performante. E impara a osservare senza giudicare i tuoi risultati. Ricorda che l'ansia è la
paura di ciò che potrà succedere nel futuro. Proviamo cioè ansia quando pensiamo, quando immaginiamo a cosa potrà succedere, mentre se la tua attenzione è rivolta al qui e ora, sarà molto più probabile che tu possa avere una conversazione in italiano senza problemi. E per sviluppare il tuo senso di mindfulness, cioè di attenzione al presente, ricorda che la meditazione è davvero molto utile. Sei arrivato o arrivata fino a qui? Allora ti chiedo di scrivere racchetta nei commenti, visto che abbiamo parlato anche di tennis. Ora che hai imparato che nella tua mente avviene il cosiddetto gioco interiore, il prossimo passo è definire la paura, grazie al modello di Tim Ferriss che ti farò conoscere in questo video. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.